È iniziato il conto alla rovescia, mancano solo 34 giorni alla fine della scuola, In questi giorni se ne parla tanto tra i genitori, si inizia a pensare al centro estivo, dove manderemo i nostri figli e poi a breve ci saranno gli open day dove magari vai a vedere il centro estivo più adatto, no? E ci sono tantissime proposte. Ora si ironizza, no? La fine della scuola, però è così perché i ragazzi comunque devono stare impegnati, i bambini, i ragazzi. E cosa faranno? Oggi si parla spesso di dispositivi, quindi di cellulare, computer, tablet, tutte queste cose. È poco di stare all'aria aperta o di gioco, quindi molto spesso il problema dei genitori che si ripropone anno per anno è sempre quello di tenerli impegnati e di comunque le vacanze sono parecchio lunghe, di far qualcosa in modo tale che questi ragazzi possano stare impegnati e stare anche con altre persone, con altri ragazzi e di un momento di condivisione, un momento ludico che manca alla società in questo momento, perché tra la scuola, tra lo sport, poi molto spesso si ritrovano a casa tra fare i compiti isolati dagli altri ed è quello che io vivo spesso con mia figlia e anzi io cerco di portarla a fare sport, a fare più attività possibili affinché stia il meno possibile davanti a un cellulare o al computer. Ma quando finisce la scuola il tempo e la giornata è lunga, giornata parecchio lunga, quindi impegnare quel tempo in delle attività diventa necessario, diventa essenziale direi, perché altrimenti si finisce nel nulla e i bambini di oggi non amano annoiarsi perché appena si annoiano tu subito cosa c'è da fare? Ecco il telefonino oppure metto a computer. Io non amo per niente queste cose perché trovo che facciano male a lungo tempo, tra l'altro problemi di vista possono causare e comunque si crea una dipendenza. Ci sta l'uso del computer e mia figlia lo usa molto se deve fare dei compiti o anche il telefonino, può essere uno svago ma per poco tempo. Dopodiché bisogna fare delle altre cose. Per fortuna mia figlia ama tanto colorare e quindi magari passa del tempo così. Ma ripeto, quando finisce la scuola il tempo è veramente tanto da impiegare e quindi bisogna trovare delle attività. Per questo vedo che tanti genitori stanno affannati nel trovare qualcosa che non sia troppo caro, perché c'è anche quello il problema, ci sono tantissime proposte di centri estivi ma molto spesso sono costosi, tra l'altro poi per chi ha più di un figlio le spese si raddoppiano e quindi pensare su dove mandarlo e avendo 3 mesi comunque di vacanze estive l'impegno è davvero tanto, quindi per quello bisogna pensarci bene, ma finché ci sono tante varie proposte diciamo che il problema non si pone, tutto sommato mia figlia è andata in tantissimi centri estivi dove si è divertita, ha fatto piscina, è andata proprio nella piscina dove lei ha frequentato e continua a frequentare ancora oggi, che anche lì fanno il centro estivo, è andata in altri centri estivi dove facevano altre attività ludiche, dove facevano comunque esperienze all'aria aperta, è andata in parchi giochi, devo dire che ha spaziato tanto nei vari anni, ma quando c'è un bambino con una disabilità la situazione è completamente opposta, loro navigano su 2 linee parallele perché per il bambino passate il termine tra virgolette normodotato, che è così, e puoi ampliare, vuoi fare cavallo, mia figlia se vuole fare cavallo, non c'è nessun problema, ha una miriade di scelte, di opportunità, non le basta che scegliere il centro estivo dove vuole andare e andrà, ma mio figlio Ismaele no, a differenza sua, perché qualsiasi attività volessi proporre ha bisogno dell'assistenza e l'assistenza non viene garantita, è un costo aggiuntivo, quindi molto spesso si propone intanto tanti. Quando io magari presento mia figlia Violante, sì, ok, mi dica quando vuole venire. Quando poi dico, c'è anche il fratello che vuole, vediamo un attimo. Quelli più gentili che ti dicono, sì, noi lo prendiamo, ma con l'assistenza. Ora io mi rendo conto che tantissimi sono privati e quindi non avendo un rapporto 1 a 1 ma molto spesso c'è un operatore su 10, è ovvio che un bambino con una disabilità grave che va seguito rapporto 1 a 1 manca e il personale costa, quindi si rimane scoperti. Però non è giusto che le famiglie come sempre debbano subentrare per comunque sopperire a queste carenze che non ci sono le figure, non ci sono questi centri estivi dove accolgono i bambini, perlomeno già uno deve pagare le spese settimanali sostenere pure un operatore a carico diventa una spesa veramente tanto eccessiva. Ora, parlando del mio caso specifico,
io vi do la mia esperienza personale, noi siamo fortunati perché io sto in un comune che devo dire che offre il servizio del centro estivo, per cui noi paghiamo semplicemente la settimana come tutti gli altri bambini in base alla tariffa settimanale, e l'operatore viene incluso, quindi l'operatore che affiancherà mio figlio è incluso, quindi le spese vengono pagate dal comune. E devo dire che finora non ho mai sentito che un altro comune dà questo tipo di servizio, perché molto spesso i comuni danno un servizio al bambino disabile molto limitato, cioè ti offrono 2 settimane, al massimo 3, in casi proprio 3 settimane in cui il bambino disabile può frequentare il centro estivo. E tutti gli altri mesi che facciamo? Perché calcolando che la scuola finisce i primi di giugno, come dicevo prima, 34 giorni, giugno, luglio, agosto, e la scuola ricomincerà a settembre, sono tanti come periodo, e non tutte le famiglie possono permettersi comunque di pagare anche un operatore che affianchi il proprio figlio, quindi magari sono costretti a avere quelle 2 settimane, perché anche lì non è detto che tutti i comuni diano questa opportunità, ci sono comuni che purtroppo non danno nemmeno quelle 2-3 settimane ai ragazzi disabili, quindi finita la scuola non viene garantito nessun servizio di continuità e si ritrovano magari a stare a casa col genitore o comunque a cercare di sopperire queste mancanze magari con un operatore a casa, con un servizio a domicilio, che però non permette al ragazzo, al bambino di avere un rapporto, di socializzare, perché poi questi centri estivi permettono anche di socializzare i bambini. Io vedevo mio figlio che quando gli dicevo andiamo al centro estivo lui era contento perché era un momento ludico dove alla fine più di tanto non si fa, si colora un po', lui era proprio contento perché stava con gli altri bambini e io penso che tutti i bambini hanno lo stesso diritto. Mio figlio, che è disabile, ha gli stessi diritti di mia figlia, quindi devono andare al centro estivo, devono stare con i loro coetanei, devono fare delle attività seppur leggere, perché altrimenti il tempo non passa più, che perché io poi lo mandavo soltanto la mattina e poi magari il pomeriggio sta a casa, facciamo qualcosa insieme, ma gli serve sia a lui che comunque anche il genitore. Se io devo andare a fare la spesa, io poi viene tutto più difficile caricarmi lui per andare a fare anche semplicemente un po' di spesa, tante cose, e comunque i bambini hanno proprio il bisogno di socializzare in questo momento, quindi io mi rendo conto di quanto spesso sia difficile per noi che viviamo queste situazioni. Già è difficile in generale per le famiglie, perché tante famiglie che io conosco che comunque hanno un figlio, 2, chi 3 addirittura, molto spesso, e hanno magari i nonni, dicono vabbè io mando a loro un mese lo mando dai nonni, perché comunque il centro estivo costa tanto e quindi si organizzano magari di mandarli giusto il mese di giugno-luglio oppure giusto il mese di giugno in base alle necessità, perché veramente il centro estivo diventa una spesa alta. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare una semplicissima cosa, cercare di garantire gli stessi diritti. Gli stessi diritti che significa? Che io come genitore non devo per forza sborsare delle cifre assurde, ma venire incontro alle famiglie e venire incontro ai bambini che hanno delle disabilità, perché anche loro hanno gli stessi diritti di fare le stesse attività e perlomeno, ecco, dovrebbe essere comune, vogliamo dire la regione, vogliamo dire il nostro paese, a cercare di aiutare questi ragazzi finita la scuola, perché vedete che finita la scuola per alcuni veramente c'è il nulla, perché la scuola pensate che è un momento di grande socializzazione e molti bambini o ragazzi comunque non tutti fanno delle attività extrascolastiche, perché io vi posso parlare di mio figlio che lui comunque fa tante terapie per aiutarlo sempre, va in piscina, a cavallo, terapie che noi proseguiamo anche nel periodo di vacanze, perché lui ha bisogno, ma tanti ragazzi, non tutti fanno queste terapie o comunque anche il cavallo, la piscina, nonostante comunque è un momento di terapia, no? Viene visto come comunque un momento che per esempio a mio figlio piace tanto, l'approccio col cavallo, gli piace la piscina, l'acqua, quindi comunque è un momento piacevole rispetto ad altre terapie che le trova più stressanti, ma tanti non le fanno, quindi finita la scuola il nulla, calma piatta, e questo non è giusto perché, ripeto, tutti devono avere gli stessi diritti e finisce poi il momento di socializzazione, di stare con gli altri coetanei, perché è ovvio che poi
sono bambini che stanno più isolati, quindi se non è il genitore che magari li porta fuori, ma se in estate ci sono 30 gradi, non è che te ne puoi andare al parco alle 3 del pomeriggio, non ci puoi andare. E comunque quando poi iniziano a essere più grandi, trovi solo bambini piccoli al parco giochi, parliamoci chiaro. Quindi poi che fanno sti ragazzi? Ma poi dici vabbè, io vado al parco alle 5:30, 6 del pomeriggio, ok, ma almeno la mattinata mio figlio è andato al centro estivo, è stato con gli altri, si è rilassato o comunque ha sfogato un po' tutte le sue energie che aveva, altrimenti arrivano poi parecchio comunque stressati questi ragazzi. E quindi è importante garantire tutto questo. E io parlo a nome ovviamente per mio figlio, ma per tutti gli altri, perché veramente ho sentito a volte delle situazioni per cui mi dispiace tanto che non facciano nulla ed è una situazione generalizzata un po' dappertutto, quindi io spero che siamo noi genitori che dobbiamo mettere in evidenza tutte queste situazioni, come io dico sempre ne dobbiamo parlare, perché sono i genitori che fanno la forza. Finora tante battaglie vinte e tanti diritti che hanno ottenuto i bambini, i ragazzi con disabilità sono stati raggiunti proprio dai genitori. Noi siamo la forza e il nostro parlare, dialogare, portare comunque anche arrabbiandoci i problemi, perché poi i genitori si arrabbiano, ma si arrabbiano perché vogliono che i loro figli abbiano ciò che è un loro diritto. Loro purtroppo già si partono svantaggiati, perché diciamo la verità è quella, si partono comunque più svantaggiati, perché vivono già una condizione di disabilità, quindi già hanno questo svantaggio, in più non vengono supportati perché per loro quello che c'è, che offre l'offerta è veramente limitata per loro di poter fare delle attività, ma hanno diritto come tutti gli altri. Basterebbe veramente poco, basterebbe più supporto, più vicinanza delle strutture che magari mettono a disposizione più personale, magari se avessero più sovvenzioni, più fondi, per cercare comunque di supportare tutti e fare in modo che tutti possano vivere un'esperienza, una bella estate allegra e piena comunque di attività, di cose da fare. Perché l'estate è anche questo, un momento dove finisce la scuola, ma inizia qualcos'altro, inizia una vacanza, inizia qualcosa di bello ed è questo che io spero. Ormai manca veramente poco, io non vi voglio mettere ansia perché uno dice oddio mancano 34 giorni alla fine della scuola e devo dire che io quando ho visto il calendario, oggi che sto registrando il video, siamo al 12 di aprile, quindi io posso fare il conteggio da oggi che mancano 34 giorni, ma quando vedrete il video ne mancheranno ancora meno. Quindi lì inizia a salire un po' la tensione, ma no, dobbiamo stare tranquilli perché troveremo tutti una soluzione e si troverà perché c'è sempre una soluzione e i nostri ragazzi impiegheranno del tempo in cose positive. Io sono sempre fiduciosa e l'ottimismo è quello che poi mi ha aiutato, vivendo giorno dopo giorno ogni fatica e so che mio figlio Ismaele andrà al centro estivo, farà delle attività e spero che sia contento come ogni anno di fare qualcosa. Certo, la situazione può sempre migliorare, anche lui potrebbe trovare delle altre attività. Vedremo cosa ci propone, perché adesso usciranno insomma delle novità, usciranno insomma delle nuove proposte, speriamo bene. Io lo spero anche per voi. Adesso siamo giunti alla fine del nostro video, ma non vi ho detto una cosa molto importante, che è quella di iscrivervi. Non so se la freccia sarà verso su o verso giù, non ha importanza, perché poi per il montaggio se ne occupa sempre mio marito. Io vi indico e ci sarà la scritta iscrivetevi. A voi non costa semplicemente nulla, soltanto un click. Mi raccomando, iscrivetevi. Se volete potete anche attivare la campanella, così vi arriveranno le notifiche e ogni prossimo video sarete subito aggiornati sull'uscita. E poi se vi è piaciuto il video mettete un like e date un grande contributo. Con questo voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo su YouTube, su Spotify, su Amazon e su tutti i podcast. Grazie per l'immenso supporto che ci state dando e che continuerete a darci. Vi mando un grande abbraccio e vi saluto. Ciao!